Sei stressato e hai il respiro corto? Facciamo insieme in questo video alcuni esercizi per rilassare mente e corpo. Il diaframma è un muscolo situato sotto la gabbia toracica, quindi sotto l'arcata costale, e sta sopra alla cavità addominale, dove ci sono i nostri organi. È un muscolo molto importante perché è connesso con la colonna vertebrale, quindi ha dei tiranti che si collegano proprio alle vertebre lombari. Quindi è importantissimo in tutte le situazioni, nell'infiammazione della schiena, nei problemi gastrointestinali, nella digestione. È collegato con il tratto cervicale perché è innervato da un nervo che parte dal tratto cervicale, quindi è connesso, interconnesso con tutto. Quindi è importantissimo che questo muscolo sia rilassato, ma allo stesso tempo anche tonico, come tutti gli altri muscoli del nostro corpo. Deve essere elastico, deve essere ben irrorato, deve essere nutrito e deve essere in forma, diciamo così. Quando noi respiriamo, il diaframma si abbassa, ok? Il diaframma è come una cupola, immaginate un ombrello. Quando noi respiriamo, lui si abbassa per lasciare spazio ai polmoni nella gabbia toracica di espandersi. La gabbia toracica si espande, si allarga, i polmoni si riempiono di aria. Poi quando espiriamo, i polmoni si svuotano dall'aria, la gabbia toracica si restringe, gli addominali si contraggono e il diaframma ritorna in posizione a cupola verso l'alto e si rilassa. Quindi il suo movimento è proprio questo. E come tutti i muscoli lui si contrae e si rilassa. Se noi abbiamo una respirazione troppo superficiale, troppo veloce, come spesso capita quando siamo in situazioni di stress, in situazioni di ansia, quando siamo di corsa, quando non ci ascoltiamo, non pensiamo proprio a quello che sta succedendo nel nostro corpo, ma siamo presi da tutt'altro, questo povero diaframma e la nostra respirazione sono alterati, cioè il respiro è molto corto, è proprio il minimo per sopravvivere, e quindi questo movimento del diaframma è piccolo, è corto, non si espande, non fa il suo movimento completo e quindi le fibre del muscolo diaframma rimangono contratte. Questo porta a tensioni a tutte le strutture di cui vi ho nominato prima. Prima cosa la schiena, in conseguenza ci può essere una cattiva digestione o problemi a livello gastrico, perché è coinvolto con tutte queste strutture. Iniziamo ora a prendere semplicemente contatto e consapevolezza del nostro respiro. Così come siamo in questo momento, ci sediamo in una posizione comoda e cerchiamo semplicemente, chiudendo gli occhi, di percepire e di ascoltare il nostro respiro, come accade. Appoggio le mani sulle ginocchia o a terra e rilasso le spalle. Chiudo gli occhi e inizio a respirare. Non inizio a fare un respiro diverso, ascolto semplicemente quello che succede. Cerca di ascoltare cosa succede all'interno del tuo petto, della gabbia toracica o nella pancia, come sono le spalle, il collo, la schiena. Aggiusta un po' la tua posizione se non sei comodo, non sei comoda, e ascoltati. Il respiro è lento oppure è veloce? È un respiro profondo o è un respiro corto, superficiale? Lo senti più a livello della gola, del petto o della pancia? O di tutte e tre le parti? Piano piano, ora riapri gli occhi. Benissimo. Ci mettiamo, se ancora non sei accomodato, con le gambe incrociate, così come sono io, anche leggermente più aperte, in modo che sia comodo e confortevole.
Se serve puoi mettere un cuscino dietro alla schiena, puoi appoggiarti al muro oppure un cuscino sotto al sedere, in modo che la posizione sia molto comoda e favorevole per il respiro e per il rilassamento. Ora semplicemente porta una mano sul petto e prova a percepire il respiro all'altezza della tua mano. Quindi immagina di dover muovere la gabbia toracica, il petto, ed espanderlo. Quindi la mano appoggiata dovrebbe muoversi, dovrebbe alzarsi insieme al respiro. Inspiro dal naso, espiro lentamente dalla bocca. Ok. Il respiro dal naso dovrebbe essere come sentire il profumo di un fiore, quindi una respirazione delicata, lenta e prolungata. L'espirazione è anch'essa lenta e immagina di dover appannare un vetro davanti a te, quindi come di alitare, quindi con la bocca un po' aperta, rilassato. In questo modo, quindi non è un'espirazione forte, l'aria non esce tutta in una volta, ma esce gradualmente. E ancora proviamo questo respiro per qualche secondo, provando proprio a muovere la gabbia toracica. Per percepire meglio questa sensazione, questo movimento della gabbia toracica di tutte le coste, puoi mettere le mani anche laterale, in questo modo qui, intorno, di fianco alle coste. Quindi avvolgendo un po' tutta la gabbia toracica. Inspiro, le coste si allargano, quindi oltre a muoversi la gabbia toracica in senso anteriore e posteriore, si muove anche lateralmente. Quindi inspiro, espando la gabbia toracica, espiro lentamente dalla bocca, la gabbia toracica si restringe. Quindi questo è il movimento, apro e chiudo le coste in base a quando inspiro e a quando espiro. Quando inspiro lascio spazio ai polmoni di riempirsi di aria e quando espiro di sgonfiarsi. Continuo e faccio ancora qualche secondo questa pratica di respiro. Perfetto. Proseguo e andiamo a cambiare la sensazione, la posizione, se così si può dire, del nostro respiro. Proviamo a appoggiare le mani sulla pancia. Poi rifaremo questi esercizi per percepirli in modo diverso anche nella posizione supina, da sdraiati. Ora appoggiamo le mani sulla pancia e proviamo a fare la stessa cosa, ma senza muovere il petto per quello che è possibile, perché comunque i polmoni sono contenuti nella gabbia toracica. Immaginiamo di non muovere la gabbia toracica e di muovere, mentre respiriamo, la pancia, cioè di gonfiare la pancia come un palloncino. Inspiro, espiro. Stessa modalità, dentro l'aria dal naso come per sentire il profumo di un fiore. La pancia si espande, ok? Come se volessi portare l'ombelico un po' fuori, gonfiare la pancia. Espiro. La pancia si sgonfia, l'ombelico si ritrae, contraggo un pochettino gli addominali. Ancora inspiro, espiro. Perfetto. Adesso proviamo a fare le due cose insieme, i due movimenti, quindi gabbia toracica, mano, la portiamo sullo sterno in questo caso, e l'altra mano sull'ombelico. Proviamo adesso a giocare con questi due respiri. Inspiro, gonfiando il petto, quindi espandendo la gabbia toracica, espiro, sgonfio, abbasso il petto. Ora tocca la pancia, inspiro, gonfio la pancia, fuori l'ombelico, espiro, dentro l'ombelico, dentro la pancia, stringo gli addominali, di nuovo una volta il petto e una volta la pancia.
La mano sulla pancia è ferma, quella sul petto si muove. Cambio, contrario. Gonfio la pancia, sopra è ferma, sotto si muove. Espiro e ritraggo l'ombelico. Benissimo, posso continuare a giocare con questi respiri alternando la pancia e il petto e viceversa, inspiro ed espiro. Posso anche cambiare la posizione delle mani perché a volte la mano destra è più sensibile o viceversa, e posso anche continuare a sentire l'espansione della gabbia toracica con le mani in questa posizione laterale. In questo esercizio abbiamo iniziato a sentire il nostro respiro, abbiamo iniziato a rilassarci e anche a calmare un po' la mente, un po' i pensieri, perché ci siamo dovuti concentrare sul movimento del corpo, del respiro, e quindi la mente è stata attenta a quello che succedeva dentro di noi e non è andata a vagare in giro per pensieri a caso. Ora ci stendiamo a terra, passiamo all'esercizio successivo in posizione supina con la schiena appoggiata. Le gambe piegate, la schiena rilassata. Troviamo una posizione confortevole del bacino in modo da sentire la zona lombare rilassata, bene distesa. Anche le scapole, ci abbracciamo in questo modo portando le mani dietro sulle scapole e andiamo ad ondolare un pochino di qua e di là come se ci volessimo coccolare un po', come se ci stessimo abbracciando, e sentiamo le vertebre della colonna, soprattutto del tratto dorsale, che si aprono, si rilassano, la muscolatura si allunga. Cambiamo l'incrocio delle braccia, andiamo dall'altra parte, ancora afferriamo le scapole e ci abbracciamo e ci coccoliamo, dondoliamo un pochino a destra e a sinistra. Ritorno, andiamo proprio adesso ad afferrare la testa, il capo dietro così, e lo sistemiamo, tiriamo, facciamo una leggera trazione verso l'alto, indietro, in modo da sentire proprio bene tutto il collo, bello disteso, allungato. Una bella sensazione rilassante. Appoggiamo la testa, la accompagniamo a terra e ci rilassiamo completamente. Appoggiamo anche le mani, le braccia, il palmo delle mani verso l'alto. E facciamo un bel sospiro. Ancora uno. Inspiro dal naso. E proprio un sospiro, con un sospiro buttiamo fuori e sentiamo proprio il petto che si rilassa, che si espande, come se si appoggiasse un pochino più dolcemente, un pochino più profondamente, tutto il dorso, tutta la parte superiore del corpo, le spalle. Per chi vuole, chi se la sente, può chiudere gli occhi e semplicemente ascoltare la mia voce. Riprendiamo un pochino il respiro che abbiamo fatto prima nella posizione seduta, quindi andiamo a dividere ancora una volta il respiro tra parte superiore e parte inferiore. Se ne avete bisogno, se sentite che vi può essere utile ai fini di fare l'esercizio in modo più corretto, potete portare le mani ancora sulle coste o laterali oppure in alto, sullo sterno, sul petto. Poi quando passiamo al respiro cosiddetto della pancia, appoggiamo una o due mani sull'addome e sentiamo invece questa volta l'ombelico, la pancia che si gonfia e si sgonfia. Lo stesso esercizio che abbiamo fatto da seduti, lo ripetiamo. Inspiro dal naso, espando, espiro. Le coste un pochettino si avvicinano, ancora si espandono, lo ripetiamo ancora una volta, totale 3, inspiro, espiro, benissimo, passiamo alla pancia,
Inspiro, gonfio la pancia come un palloncino, l'ombelico sale. Espiro, sgonfio. Spalle, testa, collo rilassati. La schiena, il bacino rilassati. Inspiro, gonfio la pancia. Espiro. L'ultimo. Espiro. Ok. Adesso appoggio le mani sul bacino, sulle creste iliache, questi due ossicini qua, e vado a basculare un po' la zona lombosacrale, cioè il bacino, la parte bassa della schiena, per rilassarla. Quindi avanti, le creste iliache salgano, il pube scende, poi ritorno, schiaccio la zona lombare al tappetino, tiro un pochino gli addominali dentro l'ombelico, il pube sale. Anche qui inspiro, espiro, contraggo gli addominali, butto fuori tutta l'aria. Inspiro, espiro. E ritorno in posizione neutra, cioè col bacino comodo, una posizione neutra per la vostra schiena. Ora faremo un esercizio di respirazione chiamata respirazione quadrata. Ci saranno 4 tempi da 4 secondi l'uno. Ora appoggiamo ancora le mani laterali sulle coste e ci concentriamo proprio su questo punto, quindi andremo a lavorare muovendo bene il diaframma, la gabbia toracica, facendo una respirazione corretta in modo che il corpo venga bene ossigenato e la respirazione fluisca nel modo corretto, ma forzando un pochettino i nostri polmoni a trattenere aria e a svuotare aria. Vi spiego come. Mani sulle coste, inspiro in 4 secondi, quindi mentalmente conto fino a 4, sempre rilassati, schiena, spalle, occhi chiusi se volete, e inspiro. Adesso rimango in apnea 4 secondi, bocca chiusa, e poi espiro con la bocca aperta in 4 secondi. Ok, adesso rimango senza aria, ancora in apnea ma con i polmoni vuoti, altri 4 secondi. E sento le coste che si sono abbassate, la gabbia toracica si è abbassata. E di nuovo respiro, 4 secondi, facciamolo insieme. Dal naso, trattengo l'aria, 1, 2, 3, 4, espiro. Mantengo apnea, polmoni vuoti, 1, 2, 3, 4, respiro, 1, 4, trattengo, 1, 4, espiro, 1, 4, trattengo, senza aria, apnea, 4, stop e rilasso e prendo aria. Perfetto. Adesso mi allungo, mi rilasso, porto le braccia dietro oltre il capo, stendo anche le gambe e mi stiracchio, mi allungo bene. Da una parte le braccia come se qualcuno mi tirasse indietro oltre il capo, dall'altra i piedi come se qualcuno mi tirasse per allungarmi. Un po' la destra, un po' la sinistra, tutti e due insieme e rilasso, ritorno, di nuovo piego le gambe, rilasso ancora il bacino, vado a basculare un pochettino, anteversione e retroversione del bacino in modo da rilassare la schiena, ossigenare i tessuti. Ok, perfetto. Ritorno in posizione comoda, le spalle, il collo, la testa, se si è mossa potete riposizionarla in modo da avere il collo bello libero, rilassato, giù le spalle, giù le braccia.
E ci avviciniamo all'ultimo esercizio per completare il nostro rilassamento e percepire una respirazione più fluida e più libera. Infatti questo esercizio è proprio ispirato alle onde del mare. Immaginiamo di ricreare il suono e il movimento fluido, continuo e costante delle onde del mare. Quindi semplicemente possiamo portare ancora le mani sul petto, sulla pancia o laterale sulle coste, come vi è più comodo, o anche rilassate a terra se avete già preso confidenza col movimento della gabbia toracica, del diaframma, della pancia. Se è tutto chiaro, se la percezione è già buona, rilassiamo semplicemente le braccia a terra. Il respiro questa volta sarà eseguito solo dal naso, quindi la bocca rimane chiusa, rilassata, non con i denti serrati ma bocca rilassata, le labbra rilassate, la lingua che non spinge contro i denti o contro il palato ma è rilassata anch'essa. Quindi il respiro è fatto solo dal naso. Inspiro, prendo aria dal naso, espiro dal naso e butto fuori. La cosa importante è che deve avere lo stesso ritmo, deve essere continuo, quindi la stessa aria che prendo è la stessa aria che porto fuori e nello stesso tempo e nella stessa quantità, diciamo così. Proviamo, è più semplice farlo che spiegarlo. Mi sistemo, mi rilasso, schiena, spalle, collo e testa. Inspiro dal naso, espiro dal naso. Ripetiamo continuamente per 10 secondi questo tipo di respiro. È piuttosto veloce, non è lento come prima diviso nei 4 tempi. È continuo, entra e esce, ok? Prendo aria e porto fuori, prendo aria e porto fuori. Continuate. Intanto ascoltate la mia voce, proprio immaginate una risacca dell'acqua quando siete davanti al mare e percepite queste onde che arrivano e se ne vanno. La stessa cosa fa il respiro e diventa come una cosa circolare. Quando l'onda arriva poi se ne va e ne arriva subito un'altra. Stessa cosa, il respiro entra ed esce continuamente senza sosta e diventa fluido. Continuando a fare questa respirazione è possibile che cominci a girare un po' la testa perché c'è un'iperventilazione, ok? Arriva tanto ossigeno ai nostri polmoni, di conseguenza al nostro cervello, ai nostri tessuti, ai nostri organi ed è importantissimo questo perché non siamo abituati a fare un respiro di questo tipo. Quindi non vi preoccupate se sentite anche una sensazione di brividi, di freddo o leggermente la testa che gira, che è un po' strana, è normalissimo, va tutto bene, fermatevi, rallentate, no, non vi fermate, rallentate un pochino la respirazione, diminuite l'intensità fino piano piano a finire l'esercizio e a riprendere il vostro respiro regolare. Non alzatevi di scatto, ovviamente restate sdraiati al termine di questo esercizio, rilassatevi ancora qualche istante e poi piano piano vi potete girare sul fianco aiutandovi con la mano, con il braccio, vi risollevate. Anche qui sicuramente un pochettino la testa girerà, vi sentirete un po' storditi, diciamo così, un po' ovattati. È normalissimo, va tutto bene, restate seduti. Se potete bevete un bicchiere d'acqua se ce l'avete lì vicino, eventualmente prepariamolo prima. Quando tutto è tornato a posto, quando il vostro respiro ha ripreso regolare, a quel punto vi potete alzare. Bene, ora che abbiamo svolto gli esercizi,
Facciamo un piccolo test, vediamo come è cambiato il nostro respiro in questi pochi minuti, che cosa è successo all'interno del nostro corpo e anche nella nostra mente. Ci riposizioniamo seduti comodi, col cuscino, come eravate all'inizio. Rilassiamo ancora le spalle, le braccia e chiudiamo gli occhi. E semplicemente non facciamo nessun esercizio, ma ci riascoltiamo e proviamo a sentire la differenza da quello che era all'inizio, la prima cosa che abbiamo percepito, come era il nostro respiro, come erano i nostri pensieri e cosa è successo adesso, come stiamo, se i nostri pensieri si sono rallentati, se sono cambiati e com'è il nostro respiro, se è più calmo, se ha un ritmo diverso, una profondità diversa, se le tensioni a livello del collo, della schiena, delle spalle sono cambiate, se c'è qualche dolorino che è insorto, come stiamo? Semplicemente facciamo ora una fotografia di come stiamo in questo momento. Proviamo a chiudere gli occhi per pochi secondi e ci ascoltiamo. Lasciamo che il respiro accada da solo, liberamente. Grazie per aver respirato con me. Io ora mi sento molto bene, molto meglio. E tu come stai? Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere nei commenti e lascia un like. Grazie, ciao!